Ciao a tutte e buona domenica. Oggi un bel progetto per le nostre cucine, una bellissima decorazione da appendere. Sarà il cucchiaio di Babbo Natale, un progetto facile e simpatico da realizzare. Nella descrizione del video vi posterò sempre il cartamodello gratuito. Allora, in questo progetto servirà un cucchiaio in legno. Questo l'ho trovato in un negozio cinese, ma trovate cucchiai di legno in qualsiasi negozio di articoli per la casa. Ne scegliete uno a vostro gusto. Dopodiché del tessuto, adesso vi faccio vedere i tessuti che userò io per realizzare questo progetto e vi dirò anche in alternativa quello che potete usare, magari se non avete un determinato tessuto ne potete utilizzare un altro, perché questo progetto lo potete realizzare con qualsiasi materiale. Per prima cosa andiamo a realizzare la testa. Ci vorranno due tessuti, adesso do anche la misura per chi non può scaricare il cartamodello. Allora, questa testa misura in altezza 6,5 per una larghezza di 6 cm. Allora, due tessuti, userò questa tela di colore neutro, metterò dritto con dritto, prenderò anche un pochino di filtro K per dare un po' di consistenza alla testa, quindi metterò dritto con dritto, l'imbottitura andrà giù. Adesso disegno tutta la sagoma e lascio l'apertura dove è indicato sul cartamodello. Troverete sempre le indicazioni di quanti tessuti e dove lasciare l'apertura. Una volta disegnata la testa, tessuto messo dritto con dritto, prendo l'imbottitura e la posiziono giù, così. Poi fermo e vado a cucire tutto intorno con la lunghezza del punto più corta che avete, perché sono parti curve. Io cucirò con lunghezza punto 2 e partirò proprio da dove resterà aperto, blocco il punto e faccio questa cucitura e qui mi blocco perché qui resterà aperto. Adesso taglio i tessuti in eccesso e dove c'è l'apertura lascio sempre un po' di tessuto in più, mi distanzio dalla cucitura di qualche millimetro e taglio l'eccesso. Qui c'è l'apertura, lascio un pochino di tessuto in più perché dopo dovrà essere inserita all'interno e poi vado a risvoltare. La testa per il momento la prendiamo e la mettiamo da parte. Adesso andiamo a realizzare il cappellino, due tessuti. Io sto utilizzando la ciniglia, un tessuto anche un po' elastico, abbastanza elastico, ma potete utilizzare i velluti, il pannolence, un semplice cotone di qualsiasi tipo, qualunque tessuto andrà benissimo. Prendo il cartamodello, disegno tutta la sagoma e vado a cucire sul disegno della sagoma e qui deve restare completamente aperto. Troverete sempre l'indicazione sul cartamodello. Fermo il tessuto anche perché la ciniglia scivola tantissimo, vado a cucire e poi vado a risvoltare sempre la lunghezza più corta del punto perché sono parti curve. Una volta cucito taglio l'eccesso e vado a risvoltare. Sempre mi distanzio dalla cucitura di qualche millimetro. Ecco fatto, il cappellino è pronto. Per ora lo prendiamo e lo mettiamo da parte. Per il cappellino io metterò successivamente una bordura, andrò ad incollare questo tessuto in bouclé. Se non avete questo tipo di tessuto potete mettere qualsiasi tipo di passamaneria, della finta pelliccia, qualsiasi cosa andrà benissimo. Qui lo prendo e lo metto da parte. Adesso poi vi faccio vedere come va assemblato. Per quanto riguarda il cappellino avrà un pompon. Per realizzare il pompon o lo prendete così già bello che è fatto, oppure con lo stesso tessuto che andrò a bordare il cappello farò il pompon. Ho preso un cerchietto che ha la stessa identica misura del naso che adesso vi farò vedere, quindi troverete la scritta soltanto un tessuto per il pompon e soltanto un tessuto per il naso. Adesso vi faccio vedere come si realizza. Una volta ritagliato il cerchietto si va a fare il punto filza intorno e semmai mettete anche un pochino di ovattafiocchi e formate il pompon. Adesso lo facciamo subito così il cappellino già è bello che è pronto ed è solo da assemblare. Quindi vado a riempire un filo
Quindi prendo l'ago, metto un po' di filo e vi faccio vedere come fare, che è facilissimo. Allora, ho riempito l'ago, adesso vado a bloccare il punto e vado ad effettuare il punto fizza, ehm, il punto sopraggitto. Quindi, con questo tessuto non ho necessità, visto che è bello pomposo, di mettere nessun tipo di ovatta a fiocchi all'interno, quindi mi è bastato semplicemente arricciare, chiudere e formare questa pallina, questa sorta di pallina per realizzare il pompon. Quindi vado adesso a bloccare il punto e il pompon è bello che è pronto. Ecco fatto, vedete che carino? Questo qui dopo lo assembleremo qui, quindi per ora prendiamo tutto e mettiamo da parte. Andiamo a realizzare i baffi e la barba, che io realizzerò con il pile bianco, però potete utilizzare anche il cotone o il pannolencio. Allora, prendo il pile, prima mi vado a disegnare la sagoma della barba e dei baffi, adesso do anche la misura, dopodiché metto dritto con dritto, fermo con gli spilli e vado a cucire sul disegno della sagoma e lascio l'apertura dove indicato su carta modello. Usate sempre la lunghezza del punto più corta che avete. Adesso do la misura. Allora, la barba da qui a qui misura 6 cm e mezzo. Questa larghezza massima è di 8 cm. I baffi misurano da qui a qui 12 cm e mezzo e la larghezza massima è di 3 cm e mezzo. Ogni baffo misura da qui a qui 6 cm e qualcosa. Centimetro in più o in meno non fa nulla. Quindi adesso fermo tutto con gli spilli e vado a cucire. Io inizierò a cucire da dove resterà aperto, quindi parto da qui e faccio questa cucitura e qui mi blocco. Stessa cosa per i baffi, qui resterà aperto, quindi parto da qui, faccio tutta questa cucitura e qui mi blocco. Allora, ho cambiato la dimensione del naso, quindi su carta modello vi ho disegnato la circonferenza del naso che io ho già provato e veniva troppo preciso e non mi piaceva, voglio il nasone più grande, quindi questo cerchio è per il pompon che ho realizzato poco fa, questo invece è il cerchio del naso. Allora, sempre un tessuto e userò la stessa tela con cui ho realizzato la testa, ma se volete potete utilizzare la licra o il pannolencio o il tessuto. Adesso punto filza, bloccate prima il punto filza e riempite con l'ovatta a fiocchi. Io velocizzo perché è facilissimo. Punto filza, ho già ricciata, adesso vado a riempire con l'ovatta a fiocchi. E poi vado a chiudere. Io sono sprovvista di licra, ma se l'avete utilizzatela che il nasone viene molto molto meglio. Vabbè, io continuo a riempire
che vi faccio vedere dopo. Una volta riempito andate a chiudere l'apertura con vari punti di cucitura e modellatelo con le dita. Ok. Benissimo. Adesso possiamo iniziare ad assemblare tutto. Vediamo quanto sarà carino questo Babbo Natale. Ok, poi ci vorrà anche un po' di fard e qualche punto luce. Iniziamo. Allora, per prima cosa, tutte le aperture, dove ci sono tutte le aperture, dovete inserire il tessuto all'interno, quindi barba, baffi e testa. Dopodiché dovete andare a stirare, cercare la metà della testa e poi dovete scendere, adesso vi dico di quanto, dovete scendere di 3,5 cm e dovete adesso disegnare gli occhietti. Io li ho disegnati anche su carta modello, questa è la distanza, e qui gli occhietti, perché mettete chiaramente un segno e gli occhietti vanno disegnati prima con la penna cancellabile, dopo che siete convinte prendete il pennarello a punta fine nero, inchiostro indelebile e riempite gli spazi e poi vi faccio vedere anche come fare i punti luce. Adesso prendete il cappellino già risvoltato, prendete la sagoma di un cartoncino e dovete andare a ritagliare la sagoma così come il cappellino. Una volta ritagliato il cartoncino lo prendete e lo inserite all'interno. Adesso accendete anche la pistola a caldo e iniziamo ad assemblare tutti i pezzi e poi li uniremo al cucchiaio. Ma se avete o trovate qualche altro tipo di mestolo tipo questo o qualcun altro anche senza la faccina disegnata, io ho trovato questi quindi ho preso questi, andranno bene ugualmente, oppure questa decorazione la potete appendere anche sull'albero di Natale o in qualsiasi altro posto. Io ho deciso di realizzarla con il cucchiaio in legno. Mi piace questa idea, l'ho vista anche su Pinterest e mi è piaciuta e quindi ho deciso di realizzarla così. Quindi aspetto adesso la pistola che si riscalda, nel frattempo vado a disegnare gli occhietti e poi assembliamo tutto. Allora, intanto ho disegnato gli occhietti con la penna cancellabile, siccome sono convinta prendo il pennarello a punta fine nero e adesso mi vado a riempire piano piano tutti gli spazi con il nero, sopracciglia comprese. Questo passaggio di disegnare gli occhi e mettere anche del fard va fatto adesso prima di assemblare i pezzi perché dopo vi verrà malissimo realizzare gli occhietti una volta assemblato, quindi fatelo prima. Adesso dovete, dopo aver riempito gli spazi, mettere un foglio di carta da forno sopra, un tessuto di cotone e andare a stirare per togliere i segni della penna cancellabile ed eventualmente riempire gli spazi ancora con il pennarello a punta fine nero con inchiostro indelebile. Una volta fatto questo possiamo iniziare ad assemblare. Nel frattempo prendo anche il fard e vado ad aggiungere colore sulle guance di Babbo Natale. E adesso i punti luce sugli occhi. Prendete un ago, qualcosa di appuntito, anche uno stuzzicadenti, uno spiedino e andate a realizzare due punti luce agli occhi. Io metterò anche un po' di bianco sopra le sopracciglia, così. Adesso prendo un nastrino, questo è in organza, taglio in spiego, prendo un ago dalla cruna grande, inserisco un pezzettino di nastro perché devo creare il cappietto dove successivamente terrò appeso Babbo Natale. Quindi inserisco all'interno e faccio uscire solo un'estremità del nastro. Cerco di centrare bene il centro del cappellino e poi
inserisco nuovamente all'interno l'altro estremo, sempre la stessa estremità, filo il nastrino, così lo tolgo l'ago, decido quanto voglio il cappietto, così va benissimo, dopodiché vado a formare un nodo all'interno, fate 2 nodini e il cappietto è pronto. Possiamo inserire il cartoncino, nel frattempo la pistola è bella calda, ok, tagliamo l'eccesso. Ok, perfetto. Cappietto pronto. Prendo il cartoncino e lo inserisco all'interno. Perfetto. Adesso fermiamo il cartoncino con un pochino di colla al tessuto qui, così, e aspettiamo che si asciuga. Questo solo su un'estremità. Sull'altra estremità dobbiamo inserire adesso la testa. Prendo la testa, la inserisco sull'altra parte del cappellino, deve stare così, mi raccomando, non coprite le sopracciglia. A questo punto andiamo di colla e incolliamo quest'altra parte del cappello alla testa, così. Sembra un funghetto. Ok, controlliamo che anche di qua è incollato. Adesso prendete la bordura che più preferite per nascondere tutto intorno al cappellino, la parte chiaramente si vede, prendete e iniziate ad incollare. Il mio è elastico, quindi la quantità deve andare a ricoprire sia il davanti che il dietro del cappello. Quindi mettete della colla per incollare il tutto. Prima iniziate da un'estremità e poi continuate ad incollare tutto il resto. Ok, poi prendiamo il pompon e lo mettiamo qui. Adesso chiudete con un puntino di colla l'apertura della testa, prendete la barba e la barba va posizionata, metto un puntino di colla anche qui dove ho inserito, dove c'era l'apertura, così chiudo, e lo non dovete andare a coprire gli occhi, ma fino al segno degli occhietti, così, e andate ad incollare il tutto. Iniziate da qui e mettete colla e poi su tutto il resto, così. Adesso prendiamo i baffoni e li posizioniamo qui, così. Vado a chiudere anche qui con un puntino di colla e aspettiamo che fa presa. Prendiamo il nasone dove c'è l'apertura, dove abbiamo chiuso, mettete colla e aspettiamo che si asciuga per bene tenendo premuto così. E adesso andiamo a colorare, a mettere dei punti luce anche sul naso, in questa maniera. Prendiamo il fard e diamo colore qui sul centro del nasone. Ecco fatto. E dei punti luce. Ne faccio 3. Carinissimo.
Adesso possiamo incollare il Babbo Natale e dedicarci agli occhiali. Quindi decido che andrà messo così, quindi metto la colla adesso qui e lo vado a posizionare così e aspetto che si asciuga. Centratelo bene. Una volta asciugato dietro si presenterà così, bellissimo. Adesso io metto anche un fiocchettino fatto con lo spago e forse anche un cuoricino rosso. Vado a formare un fiocchetto, ho trovato un cuoricino rosso e lo metterò qui sul fiocco e lo posizionerò qui o sul cappellino, vediamo. Carino anche sul cappellino. Mettiamolo qui, dai. Colla e incollerò qui. E un cuoricino lo metto qui. Questi sono dei bottoncini carinissimi. Lo incollo qui. Perfetto. Adesso andiamo a realizzare gli occhiali a Babbo Natale e il progetto è finito. Bellissimo, guardate. Veramente bello. Ok. Essendo piccolino non userò il filo d'alluminio, userò il filo di rame e per realizzare gli occhiali, scusate, di questa dimensione piccola userò questo tubetto di colla per dare la forma. Adesso vi do anche la circonferenza. Allora, la circonferenza è di 6,5 cm. Allora, lascio di questo filo di rame, lascio 2 dita libere e dopo questa misura inizio a formare un anellino così, girando il filo e poi sfilo e mi ritroverò così, in questa maniera. Aspettate che non vedete, prendo qualcosa di scuro e mi ritroverò così. Adesso cosa faccio? Vado a formare l'altro anellino, vado a creare questa sorta di onda così di piccola V così e adesso prendo lo stick e vado a creare così in questo modo l'altro cerchietto e stilo e mi ritroverò così. Adesso ho modellatelo con le mani, io lo modello senza problemi perché il filo di rame è molto sottile. Adesso vi faccio vedere e mi ritroverò così, sembra una farfalla. Taglio l'eccesso e porto quel filo che ho lasciato libero alla stessa altezza dell'altro, così, in questa maniera. Adesso vado a creare 2 ricciolini, uno a destra e uno a sinistra con la pinza. A mo' di farfalla prendo e vado a girare così e poi dall'altra parte faccio la stessa cosa così e lo sistemo con le mani. Adesso lo metto qui sul cartoncino così magari riuscite a vederlo meglio. Le cose piccole sono sempre le più antipatiche da realizzare, però questo è un pochino troppo lungo, lo vado a tagliare e vado a formare i ricciolini. Adesso è perfetto. Aspettate che ve lo faccio vedere qui sul cartoncino in questa maniera. Una volta fatto lo vado ad incollare al Babbo Natale qui, sempre con un puntino di colla. Ok, devo raddrizzare un po' l'antenna, chiamiamola così, degli occhiali. Ok, accendiamo la pistola. Adesso un puntino di colla qui dove c'è l'attaccatura del naso, prendete i vostri occhiali e
inserite all'interno, aspettate che si asciuga e che fa presa. Guardate che carino, adesso si notano, bellissimo. Cucchiaio di Babbo Natale è pronto, guardate quanto è bello, bellissimo, pulito e rifinito. Una bellissima idea per decorare le nostre cucine a Natale. Se vi è piaciuto supportatemi con un cuoricino, se potete una condivisione e iscrivetevi se non siete ancora iscritti e se vi piace quello che realizzo. L'iscrizione è gratuita, vi ricordo sempre che metterò nella descrizione del video il carta modello. E che dire ragazze, io vi aspetto anche su Facebook nel mio gruppo di cucito creativo che ho aperto per dare la possibilità a tutte voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare lì e a me fa sempre piacere vederli, quindi non vedo l'ora di vedere il cucchiaio di Babbo Natale realizzato da voi, è bellissimo, una bellissima idea, anche regalo. Che dire ragazze, io vi aspetto al prossimo tutorial, ringrazio tutte voi e che dire, grazie ancora per aver guardato il tutorial del cucchiaio di Babbo Natale, ciao a tutte!